Le 6 cose che non ti fanno improvvisare. L'improvvisazione è una materia nella quale bisogna avere molto ordine e disciplina. Alcuni addirittura credono che improvvisare significhi suonare a casaccio o ancora peggio, e l'ho sentito con le mie orecchie più di una volta, fare delle svisatine. Che significa? Evidentemente non sanno di che cosa stanno parlando. Che improvvisare richiede delle conoscenze tecniche molto precise. Chi ha studiato seriamente improvvisazione sa molto bene che significa avere delle conoscenze molto specifiche. Il percorso infatti è articolato in linguaggio jazzistico, la pratica dell'armonia e un ordine di struttura dello studio molto meticoloso. Non basta quindi imparare un solo di Charlie Parker a memoria e suonarlo come una macchinetta o imparare ancora 4 lick a memoria per dire di fare improvvisazione. Ma di questo e altro te ne parlo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo di didattica di sax e clarinetto, improvvisazione, linguaggio jazzistico e composizione. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. Se ti piace il mio lavoro e vuoi sostenermi, puoi anche fare una piccola donazione con il super grazie. Creerò contenuti extra, webinar e linee dedicate di domande e risposte. Ma veniamo agli errori più comuni che si commettono quando si inizia a studiare improvvisazione e che non permettono al tuo solo di uscire allo scoperto. Credere che l'improvvisazione è qualcosa che non ha una struttura. Spesso, infatti, come dicevo all'inizio, si pensa che fare improvvisazione sia suonare a caso. Ovviamente non è così. E in ogni tipo di approccio all'improvvisazione, che sia triadico, scalare, pentatonico, cromatico, occorre avere bene in mente che cosa bisogna fare, perché solo così potrai avere un solo che funziona davvero. Copiare i soli dagli omnibook. Esistono in commercio dei libri nei quali sono stati trascritti dei soli di grandi sassofonisti, trombettisti, pianisti, di tutti gli strumenti. Questi libri si chiamano omnibook. Molti studenti di improvvisazione credono che imparare a memoria un solo dall'omnibook sia la via più rapida e facile. Questo meccanismo è molto pericoloso perché ti crea l'illusione di improvvisare ma senza avere alcuna conoscenza. Non conoscere perfettamente l'armonia. Mi capita spesso di iniziare percorsi di improvvisazione con allievi che avevano già studiato e capita che davanti a un accordo c'è sempre quella frazione di secondo di dubbio sulla natura di quell'accordo. Ci troviamo per esempio davanti a un Si diminuito settima e ci sono ancora dubbi su quali note bisogna suonare. È un po' come voler arredare una casa nei quali mancano i pilastri fondanti della struttura della casa, quindi bisogna prima creare la struttura e poi andare ad arredare. E questa cosa genera molta frustrazione. E in questi casi c'è soltanto una cosa da fare: fermarsi 1 o 2 mesi, imparare per bene il sistema tonale come Dio comanda e poi incominciare a parlare di improvvisazione. Fraseggiare senza linguaggio. Il linguaggio jazzistico è meraviglioso, è ricco ed articolato ed è una delle prime cose che insegno ai miei allievi proprio durante il primo o secondo mese di studio dello strumento. Spesso capita di sentire fraseggi che non funzionano. Magari l'armonia o la scala è anche in ordine, solo che la frase non fluisce. In questo caso il linguaggio jazzistico è stato evidentemente un pochino trascurato, credendo che il linguaggio fosse un aspetto poco importante della pratica jazzistica. Oppure, come capita spesso, si è studiato jazz con un insegnante non jazzista. Prima il linguaggio e poi inizi a muoverti sulle frasi. Nessun ritmo. Molto spesso si crede che la musica siano soltanto le note e questo è un grave errore. Senza ritmo, infatti, la musica non esisterebbe. La stessa cosa vale per l'improvvisazione. Senza ritmo non si può andare da nessuna parte. Sacrifica le note per il ritmo è una delle mie frasi preferite. La dico spessissimo ai miei allievi. Nell'ascolto dei soli dei grandi jazzisti, per esempio, ascoltare la sezione ritmica è un esercizio potentissimo e se la copi con la voce è ancora più utile. Voler suonare troppo. Si tenta spesso, soprattutto nelle prime fasi di studio dell'improvvisazione, di voler suonare troppo. Cosa significa? Voler mettere troppe note e non lasciare nessuno spazio al fraseggio.
Come per il ritmo, anche le frasi hanno i loro equilibri e le note senza spazi perdono la loro forza. Una frase, per essere equilibrata, necessita di un equilibrio che passa anche dalla funzione suono-pausa. È incredibile come un solo a volte diventi veramente bellissimo solo togliendo le note in eccesso e lasciando gli adeguati spazi. Questi sono degli aspetti che, secondo il mio punto di vista, sono i 6 principali motivi per cui le improvvisazioni, quando vengono suonate, non funzionano. Ovviamente ce ne sono molti altri che vanno un pochino capiti con la persona. Nelle mie lezioni una tantum faccio delle valutazioni per persone che già suonano molto bene e che vogliono migliorare ulteriormente la fluidità dei loro soli. Quindi in una singola lezione di 30 o 45 minuti è possibile risistemare le loro conoscenze per permettere ai soli di fluire in una maniera più pulita, ordinata e gratificante. Sono sicura che questo contenuto possa esserti utile nel ricreare il tuo equilibrio all'interno dello studio dell'improvvisazione e fammi sapere come va. Da Bergamo per il momento è tutto, io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima pillola. Ciao ciao!